Buona giornata a tutti, ben ritrovati agli amici e benvenuti ai nuovi arrivati. Oggi ci occuperemo di Urano nella vita di ognuno di noi. Urano che con il suo cammino nel cielo parte dal momento della nostra nascita, dove deposita un progetto ideale, un progetto che potenzialmente possiamo portare a realizzazione e poi, cammin facendo, osserva se stesso, o meglio, osserva l'embrione che ha lasciato nel nostro tema natale e controlla se e come lo stiamo facendo avanzare. Urano, il pianeta elettrico, rapido, dinamico, improvviso, il pianeta della forza di decisione. Urano è il maestro del segno dell'Acquario ed è il secondo maestro del segno del Capricorno. Urano è un pianeta lento, detto transpersonale, in quanto il suo soggiorno in ogni segno dura circa 7 anni e quindi influenza un'intera generazione, a differenza dei pianeti veloci che impiegano dai pochi giorni della Luna a qualche settimana di Mercurio e Venere a circa 2 mesi di Marte. Con Giove entriamo nella cadenza annuale, mentre già Saturno, l'ultimo pianeta secondo l'astrologia classica, ha un'influenza più estesa di circa 2 anni e mezzo e quindi tende a dare una colorazione particolare a tutti quelli che nascono in quei 2 anni e mezzo, appunto, sebbene l'arco temporale sia ancora troppo breve per poter essere considerato un pianeta generazionale. Per certi versi è quindi giusto definire Urano un pianeta transpersonale. Ma se pensiamo che impiega 84 anni a compiere un giro intorno al Sole, allora salta all'occhio che scandisce la vita di un individuo, quasi dall'inizio alla fine. I 7 anni di permanenza in un segno sono idealmente i 7 anni di ciascun archetipo del viaggio dell'eroe. Viaggio che va dall'innocente all'orfano, al guerriero, all'amante e così via fino al mago. L'opposizione a se stesso avviene verso i 40-42 anni e segna la crisi della maturità, la svolta necessaria per risvegliare la parte di noi che preme per essere riconosciuta e che ci può, diciamo, far passare a un nuovo stadio di esistenza più libero e più autentico. Urano promuove i cambiamenti opportuni, le svolte e l'emancipazione. La libertà e l'individuazione di Urano sono sempre conquiste e mai un'acquisizione automatica. Avendo il suo domicilio nel cuore dell'inverno, Urano è il pianeta che, insieme a Saturno, ci fornisce le doti per sopravvivere alla stagione fredda e quindi per estensione per sopravvivere alle difficoltà della vita, alle ostilità, ai momenti bui e agli imprevisti. Se Saturno incarna la pazienza, la perseveranza, la maturità, la capacità di rinunciare e la saggezza, beh, allora Urano è quello che simboleggia lo spirito di iniziativa, l'intraprendenza, il lavoro, i cambiamenti opportuni, le svolte e l'emancipazione. Urano in un certo senso potremmo dire che ci insegna l'arte di arrangiarci, almeno se intendiamo quest'arte come la capacità di trovare soluzioni originali per risolvere i problemi e per superare le situazioni difficili e impreviste. E infatti Urano è proprio il pianeta dell'imprevisto, dei cambiamenti bruschi e repentini. Qui dobbiamo tenere presente che i pianeti ci insegnano attraverso l'esperienza, quindi i loro doni sono sempre il risultato di avere saputo trasformare in oro il piombo che in una certa misura loro stessi hanno immesso nella nostra esistenza. E questo vale anche per i pianeti più benevoli, che tendono a infonderci una certa pigrizia e quindi richiederebbero un po' più di partecipazione attiva. Ma questa è un'altra storia e finirei per partire per la solita tangente.
Quindi, restando su Urano, noi vediamo che il pianeta ci aiuta a superare la stagione rigida attraverso l'invenzione, attraverso lo sviluppo della tecnica, ma anche mostrandoci la collaborazione proficua tra individui, perché è unendo le forze che abbiamo più probabilità di uscire vivi dalle circostanze avverse. Da qui anche il famoso opportunismo uraniano, ma anche la capacità di stringere collaborazioni, no? Il senso dell'umanità uraniano. E adesso vediamo un po' la simbologia del pianeta di Urano. Urano rappresenta la libertà. Urano è la libertà, il progresso, la trasformazione, il divenire, l'ingegno, la tecnica, la realizzazione pratica e la capacità di sfruttare le buone occasioni e le circostanze favorevoli. È anche il pianeta del cambiamento, della rivoluzione e del ribaltamento di uno status quo. Nel suo glifo troviamo ancora una croce, ma qui la croce sormonta un cerchio ed è affiancata da due semicerchi. Abbiamo la componente del fato che sovrasta la perfezione del cerchio e tale fato interessa sia il singolo sia la collettività, sia l'inizio sia la fine, sia la polarità attiva sia quella passiva. Diciamo che è una sorta di fato spirituale che gestisce le sorti dell'umanità, ma è anche un fato aperto, in un certo senso, alle suggestioni dell'uomo. L'uomo che quindi può cooperare, ma nel rispetto delle leggi superiori e in questo modo può anche rendersi libero per quanto è in suo potere. Qui vediamo anche un riferimento al globo crucigero di lontanissima memoria che veniva usato dagli imperatori per rappresentare che il loro potere derivava da un'investitura divina. Qui infatti la sfera simboleggia il potere terreno e la croce il potere divino. Se lo applichiamo al singolo, vediamo che questo è uno dei massimi poteri che un uomo possa manifestare nella propria esistenza, ossia la libertà di fare ciò che si ama e così facendo contribuire anche al bene dell'umanità, al bene comune, che in altre parole significa compiere la propria missione con soddisfazione personale e amore per il prossimo. Urano è una forza primordiale che crea e distrugge. Nel mito vediamo la creazione tramite la fecondazione di Gea, una creazione che non esce dall'abbraccio tra terra e cielo perché Urano mantiene i suoi figli all'interno della madre terra. Ma troviamo anche la separazione tra il macrocosmo e il microcosmo al momento della castrazione, atto che lo allontana dalla sua sposa e simbolicamente rappresenta la scissione definitiva dell'uno. Bene, prima di proseguire concedetemi qualche secondo per invitarvi a mettere mi piace, ovviamente se apprezzate il video, a lasciare un commento e a iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. E ora riprendiamo e concentriamoci su Urano visto dal punto di vista personale. Sul piano personale Urano rappresenta anche gli ideali, ideali che sono sempre bellissimi e perfetti fin tanto che restano nel mondo delle idee, ma quando passano attraverso l'atto creativo vengono contaminati dall'imperfezione della materia e tutti noi dobbiamo fare i conti con tale imperfezione, con l'accettazione o la delusione, con l'incentivo a riprovarci e a fare meglio o con l'impulso a gettare tutto alle ortiche. Ognuno ovviamente reagisce a modo suo. Urano nel mito, quando vedeva le sue creature, le rifiutava e le condannava a rimanere nel grembo di Gea perché le riteneva deformi e mostruose rispetto alle sue aspettative, rispetto all'ideale, appunto. È stato proprio Saturno, con la sua pesantezza e la sua materialità, a liberare i figli di Urano e interrompere questo ciclo.
Anche nell'albero della vita cabalistico, la Sefirot associata a Urano rappresenta l'emanazione del pensiero divino che necessita dell'intelligenza pratica della Sefirot associata a Saturno per uscire dal mondo delle idee. Se Kokmah, la Sefirot uraniana, è la provvidenza, Binah, la Sefirot saturniana, è la fatalità. La prima è una sorta di pozzo di luce divina, mentre la seconda compie il sacrificio che permette alla perfezione di oscurarsi e avanzare verso il progetto della creazione fenomenica. Quindi Urano richiama la perfezione delle idee ed è per questo che spesso produce utopie. Utopie che una volta calate nel mondo reale possono ovviamente risultare inferiori alle aspettative. Eppure, senza sogni e senza ideali, l'umanità non tenterebbe neanche la scalata per superare se stessa e per migliorare. E ancora troviamo l'influsso di Urano quando reagiamo alla vista della realizzazione pratica di un nostro progetto. Il rifiuto uraniano è quello che mette in luce i difetti, i problemi più o meno latenti, con l'intento ovviamente di risolvere questi problemi o questi difetti. Non dimentichiamo infatti che nel mito Urano non smette mai di fecondare Gea. Non smette soltanto perché i suoi figli gli appaiono deludenti. No, torna ogni notte e ogni notte ci prova e ci riprova. Quindi non dobbiamo mai confondere il rifiuto e o la delusione per una nostra creazione con la resa. Queste sono due cose completamente diverse e tendenzialmente una corrisponde a Urano mentre l'altra no. Urano può anche guardare i suoi figli e dire che gli fanno schifo, ma continuerà sempre a provarci, a ribaltare la situazione, a riprovarci infinite volte. E poi abbiamo l'istinto rivoluzionario che lo spinge a cambiare lo status quo, a ribaltare ciò che trova e questo fa sì che non sia possibile attribuirgli etichette ben precise e inossidabili. Per capirci, Urano, per esempio, non è un pianeta conservatore o progressista a priori. Urano è il pianeta dell'oggi e promuove cambiamenti in tempo presente. A volte favorisce l'innovazione, ma altre volte no. Altre volte promuove moti reazionari. In pratica Urano vede l'imperfezione, vede il vizio, la magagna e si adopera per rimuovere l'inutile, eliminare ciò che non porta a niente o peggio che deforma, infanga, rovina l'ideale. E Urano ci spinge a prendere decisioni. Sotto la sua spinta siamo chiamati a scegliere cosa tenere e cosa buttare, scegliere quale strada prendere, dove dirigere le nostre energie, qual è il proposito da seguire, qual è il treno sul quale saltare. E dobbiamo farlo in fretta, prima che il treno passi. In alcune circostanze finisce davvero per ribaltare completamente la situazione. In altre invece sposta il baricentro quel tanto che serve da obbligarci alla ricerca di un nuovo equilibrio. Nella vita di ognuno di noi Urano è un'esortazione periodica a metterci in discussione. E Urano lo fa attraverso gli aspetti che forma con gli altri pianeti del nostro tema natale oppure con i punti sensibili, per esempio con l'ascendente, con il medio cielo, con il fondo cielo, eccetera. Chi mi conosce e mi segue sa che non amo le previsioni astrologiche personali fatte in maniera collettiva, quindi per capirci il Urano cambia di segno e si fanno le previsioni segno per vedere che cosa potrà comportare. Non le amo perché risultano troppo vaghe e imprecise, secondo il mio parere, per avere un vero valore. Tuttavia, qui con Urano possiamo osservare una cadenza che ci accomuna tutti e può offrirci degli spunti
di riflessione significativi. Se prendiamo in esame gli aspetti che Urano forma con se stesso nel tema natale, allora individuiamo alcune tappe comuni a tutti e che sono fondamentali proprio nello scandire la nostra esistenza. Il suo ciclo si compone di 7 tappe essenziali. In realtà ne potremmo individuare di più, ma mi limito all'ossatura, all'impalcatura nuda e cruda per non andare troppo in là con i tempi. Partiamo dall'idea che Urano, nel nostro tema natale, deposita un progetto ideale da portare in manifestazione, o meglio, da realizzare. Non equivale alla missione, non è il karma, non è il dharma, è proprio un progetto, per lo più un progetto deposto in maniera potenziale, un progetto che prima richiede una autoindividuazione e poi lo scopo si sposta verso risvolti dal carattere più sociale. Quindi potremmo anche chiamarlo il nostro contributo alla civiltà umana. Via via che Urano cammina sopra il nostro cielo, ci invita a cavalcare questo progetto, a revisionarlo, a donarlo, a fare il punto della situazione e via di seguito. Bene, vediamo le tappe principali. La prima tappa essenziale è a 14 anni, quando forma il sestile ascendente con se stesso. E qui dobbiamo confrontarci con i cambiamenti fisici e psichici tipici dell'adolescenza. È questo il momento in cui iniziamo a costruire il nostro personaggio sociale e in un certo senso a individuarci. È ancora un abbozzo di individuazione, è più che altro una iniziale creazione della nostra maschera sociale, no? Del nostro ego, però è comunque un primo passo. E poi in questo periodo iniziamo a fare i primi progetti per la nostra vita e per esempio dobbiamo prendere la decisione di quali studi intraprendere. La nostra vita in questo momento prende slancio e incomincia a delinearsi visibilmente chi siamo e dove stiamo andando. La seconda tappa cade all'incirca attorno ai 21 anni, quando si forma la quadratura ascendente. È il nostro primo passo verso l'età adulta. Siamo ancora giovani, ma questo è il primo spartiacque che decide la direzione che imprimeremo alla nostra esistenza. È una fase densa di decisioni, sia per chi prosegue gli studi, sia per chi muove i primi passi nel mondo del lavoro, sia per chi sceglie di uscire dalla casa dei genitori. Qui abbiamo le prime vere dichiarazioni di indipendenza e quindi si configurano ovviamente anche le prime rotture. È un momento di crisi che ci vede ancora immaturi e quindi Urano ci stimola ad aggiustare la rotta, perché l'entusiasmo iniziale, quello dei 14 anni, non è più sufficiente a farci avanzare e quindi abbiamo bisogno proprio di iniziare a mettere dei paletti lungo la nostra strada. Arriviamo poi alla terza tappa, quella dei 28 anni, con il trigono ascendente. Ormai siamo grandi, abbiamo conquistato una maggiore stabilità interiore e se la crisi dei 21 anni ha prodotto buoni aggiustamenti di rotta e valide decisioni, possiamo mostrare al mondo i nostri frutti migliori. Qui, oltre all'indipendenza, iniziamo a cercare noi stessi, vogliamo capire chi siamo, vogliamo capire qual è il nostro posto nel mondo e come possiamo contribuire sul piano sociale. E ancora una volta le scelte sono una componente essenziale. Sposarsi, avere figli, cambiare frequentazioni, viaggiare, conoscere nuovi posti, allargare gli orizzonti, orientare le scelte professionali, distinguerci dal pensiero comune, iniziare dei nuovi studi in maniera magari alternativa, parallela, per cui non più studi istituzionali, non più l'università, ma degli studi che stimolano il nostro pensiero, la nostra curiosità. E strada facendo arriviamo alla quarta tappa, che corrisponde ai 41-42 anni, quando si forma l'opposizione. Si tratta di una tappa decisiva, cruciale direi.
comunemente è chiamata la crisi della mezza età. È il momento della presa di coscienza in cui osserviamo la direzione della nostra vita. Meglio ancora, potrei dire che questo è lo scatto impietoso della nostra condizione presente che ci viene fornito dalla provvidenza. E quando dico impietoso non intendo brutto, bensì realistico, senza pietà, senza buonismo. È il momento in cui dobbiamo osservare senza indorature ciò che siamo diventati. Ci piace chi siamo? Risuona con ciò che immaginavamo da bambini? Questa è la direzione che vogliamo davvero? In questo momento Urano guarda se stesso dalla prospettiva opposta. Si guarda direttamente in faccia e se crede che abbiamo sbagliato tutto, potrebbe scegliere di ignorarci, di gettarci nel tartaro come faceva con le sue creature mostruose. Se invece ritiene che siamo degni della sua considerazione, ma dobbiamo aggiustare la rotta, allora potrebbe fare tremare la terra sotto i nostri piedi per indurci a quegli aggiustamenti necessari e farci essere quanto più fedeli al progetto iniziale. L'intensità della sua azione dipende in larga misura da come abbiamo risposto ai transiti precedenti. La maggior parte dei temi previsionali che ho fatto ha mostrato notevoli stimoli e come conseguenza l'inevitabile attraversamento di una fase di crisi. I meglio instradati hanno registrato poco più che sgambetti e provocazioni, diciamo più che altro che la loro vita non è stata completamente ribaltata. Quelli che avevano deviato un po' di più, ma erano comunque recuperabili, quasi sempre hanno dovuto vedersela con un bel vento destabilizzante. Quelli che avevano invece lasciato il progetto lì, nuovo impacchettato come alla nascita, non si sono quasi accorti del passaggio di Urano. Quando mi è capitato le prime volte, ai primissimi riscontri, questo dato di fatto mi destabilizzava, perché tutti rimarcavano nella teoria questo passaggio cardine, epocale e pazzesco di Urano. Ebbene, però a me capitava anche di vedere persone che passavano quasi sotto traccia, cioè che questo passaggio neanche lo registravano poco o niente. Poi ho capito come ragiona Urano. Se sei lontano anni luce da come lui ti immaginava, beh, si gira dall'altra parte e ti lascia scivolare nell'oblio. Tuttavia, in casi rarissimi, l'essere ignorati da Urano scatena una reazione. Certo, si tratta di casi limite e qui ci porterebbe troppo lontano, troppe tangenti come al solito, però esiste anche questa opportunità. Ma adesso rientriamo nel tracciato e vediamo la quinta tappa, quando Urano forma il secondo trigono, ovvero quello discendente. Ci troviamo attorno ai 56 anni e il nostro viaggio, in un certo senso, riprende ardore. Se abbiamo superato gli esami precedenti, adesso siamo capaci di fare tesoro delle esperienze pregresse e ci avviamo verso una maturità attiva durante la quale possiamo condividere e offrire davvero al mondo i frutti del nostro albero. Non avremo più lo slancio focoso dei 28 anni, ma abbiamo la maturità e la capacità di dosare meglio le nostre energie per rendere più efficace il nostro operato. Questo per alcuni è un momento magico. Per capirci, possiamo immaginare questa fase come la seconda occasione in cui il nostro Prometeo interiore può donare il fuoco agli uomini. La prima occasione ovviamente a 28 anni, però pensiamoci bene, a 28 anni il dono è immaturo, fatto con una certa dose di incoscienza e quindi anche di incuranza in merito alle ripercussioni che questo nostro lavoro produrrà. E infatti Prometeo cosa fa? Viene punito, incatenato a una roccia e condannato a farsi divorare il fegato da un'aquila. Ma a 56 anni no, a 56 anni lo sappiamo bene quale potrebbe essere lo scotto da pagare se doniamo il fuoco simbolico all'umanità. E se lo facciamo lo stesso, allora vuol dire che siamo in grado di assumercene la responsabilità. Ecco, Urano è anche questo,
È l'uomo che sa che verrà esiliato, ma accetta la sua condanna pur di non rinnegare ciò che è e la sua verità. A 63 anni, con la quadratura discendente, occorre imprimere una nuova direzione alla rotta. Urano ci ricorda che non siamo più ragazzini e qualcosa inizia a scricchiolare. A volte sono le ossa, a volte è la nostra vita. Per qualcuno, purtroppo sempre meno, questa fase corrisponde alla fine del ciclo produttivo, la fine del lavoro, e ciò richiede un nuovo cablaggio della rete della nostra vita. Più tempo libero può lasciare disorientati e ciò impone di ripensare la cadenza della giornata, magari inserendo degli hobby nuovi o ripescando vecchi interessi che non avevamo il tempo di coltivare prima. Spesso in questo periodo si perdono i colleghi di lavoro e quindi cambiano anche gli amici, il giro di amicizie, di frequentazioni e cambiano anche le persone sulle quali eravamo abituati a far conto, quelle alleanze strategiche di cui Urano è assolutamente un rappresentante. Anche per chi non è ancora in odore di pensionamento, questi sono momenti di messa in discussione delle relazioni, delle abitudini e di modifiche importanti per far fronte alle questioni irrisolte del passato e prepararsi alle nuove sfide. Qui vediamo che più ci addentriamo nella fase discendente, più le variabili aumentano in relazione a ciò che abbiamo fatto della nostra esistenza e quindi come abbiamo risposto ai transiti precedenti. A 70 anni poi siamo al cospetto di una nuova fase armonica, è il secondo sestile, quello discendente, e per chi ha la fortuna di poterne cavalcare l'onda fino agli 84 anni, può essere un momento piuttosto positivo, meno frenetico, meno elettrizzante sicuramente, ma molto stimolante. In modo particolare qui emerge la simbologia di libertà interiore. Forse il corpo inizia a fare sentire il suo peso, ci limita con qualche acciacco, ma la mente vola. Il pensiero può essere finalmente libero, non abbiamo più bisogno di conformarci al così fan tutti e addirittura possiamo concederci il lusso di apparire strani, stravaganti, un po' folli, tanto non dobbiamo più passare nessun esame, non dobbiamo compiacere un datore di lavoro, nessuno può dirci cosa dobbiamo o non dobbiamo fare. E questa è una bellissima sensazione di libertà. E se abbiamo portato a realizzazione il piano iniziale di Urano, quello che lui ha deposto nel nostro tema natale, allora possiamo anche essere gli artefici consapevoli del seme nuovo da piantare nel terreno fertile delle nuove generazioni. Perché è proprio con il sestile discendente che si prepara il nuovo seme, un seme che deve avere il coraggio di promuovere un cambiamento radicale rispetto al passato, ma non devastando tutto, bensì dividendo l'utile dall'inutile per giungere a confezionare un nuovo progetto ideale che verrà affidato al futuro. E qui sarebbe auspicabile ricordare che proprio dall'evirazione di Urano nasce Afrodite, la dea dell'armonia, dell'amore e della bellezza. E questo ci ricorda che anche da un atto cruento può sorgere amore e che magari possiamo imboccare finalmente la via della diplomazia al posto che quella dello scontro e della lotta. Bene, con questo auspicio, che vale nel piccolo come nel grande, concludiamo il nostro viaggio tra le stelle. Prima di salutarci voglio ringraziare infinitamente tutti gli abbonati al canale che sostengono il mio lavoro di divulgazione e anche chi mi ha sorpreso facendo una donazione libera tramite PayPal. Piccolo o grande che sia, mi sorprendete sempre. Grazie, grazie davvero per il sostegno, per la generosità e per l'affetto. E naturalmente un grazie di vero cuore a chi mi ha accompagnato fin qui in questa veleggiata tra le stelle. Un forte abbraccio a tutti e buona fortuna!